Gli italiani usano tantissimo le particelle ci e ne e nel video di oggi voglio proporti un quiz per mettere alla prova la tua conoscenza di queste particelle pronominali. Se questo è un argomento nuovo per te, ti consiglio di guardare prima le 2 lezioni che ho dedicato a ci e ne. Le puoi trovare nella playlist di Grammatica Italiana qui sul mio canale YouTube. Sono Federico, un insegnante di italiano per stranieri e questo è Accademia Italica, il mio progetto nato per aiutare studenti stranieri come te a fare progressi con il proprio italiano grazie a contenuti di vocabolario, grammatica e cultura italiana. Se ti piacciono le mie lezioni e non vuoi perdertene nessuna delle prossime che pubblicherò, ti consiglio di iscriverti al canale e attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornato sui prossimi contenuti. Il quiz di oggi sarà composto da 10 frasi da completare con ci o con ne. Ti leggerò ogni frase e ti darò 5 secondi per pensare alla risposta. Dopodiché ti darò la soluzione. Iniziamo subito con la prima frase. Ho un po' paura dell'aereo, ma viaggio spesso per ragioni di lavoro. Ci o ne? La risposta corretta è ci. Ci viaggio spesso per ragioni di lavoro. In questa frase la particella ci sostituisce con l'aereo. Possiamo usare la particella ci per sostituire un complemento introdotto dalla preposizione con. Frase numero 2. Conosco benissimo Venezia. Vado una volta all'anno. Ci o ne? Anche qui la risposta corretta è ci. Ci vado una volta all'anno. In questo caso la particella ci ha una funzione locativa, sostituisce un luogo. Se non vogliamo ripetere Venezia, possiamo usare ci per essere più naturali. Frase numero 3. Questo è un breve dialogo. Hai mangiato tutti i biscotti? No. Ho mangiati solo 2. Ci o ne? In questo caso dobbiamo usare ne. Ne ho mangiati solo 2. Questo è il ne partitivo. Usiamo la particella ne per riferirci a una quantità. Una cosa molto importante da ricordare è che quando la particella pronominale ne è prima di un verbo al passato prossimo o in un altro tempo composto, dobbiamo concordare il participio passato con l'oggetto, in questo caso i biscotti, quindi un oggetto maschile e plurale. Ne ho mangiati solo 2. Frase numero 4. Ho una buona notizia per te, ma te, parlerò domani, quando ci vedremo. Ci o ne? La risposta giusta qui è ne. Te ne parlerò domani, quando ci vedremo. Ne, in questo caso, sostituisce della notizia, perché possiamo usare la particella ne per sostituire qualsiasi complemento introdotto dalla preposizione di. Inoltre, in questa frase abbiamo 2 pronomi combinati. Te ne parlerò, te ne parlerò. Se vuoi approfondire o ripassare i pronomi combinati, puoi guardare la lezione che ho preparato su questo argomento. Prossima frase. Questo esame è molto difficile e non ho avuto molto tempo per prepararmi, ma proverò lo stesso, non si sa mai. Ci o ne?
La risposta giusta è ci proverò lo stesso, ci proverò. Usiamo la particella ci per sostituire un complemento introdotto dalla preposizione a, provare a fare qualcosa, quindi provarci. Frase numero 6. Massimo è molto stanco del suo lavoro, non può più. Ci o ne? Non ne può più. Qui dobbiamo usare la particella ne perché abbiamo un'espressione idiomatica che contiene un verbo pronominale. L'espressione è non poterne più, non poterne più, che significa avere raggiunto il limite di sopportazione, essere esausti, esauriti per una situazione. Quindi la risposta corretta è Massimo non ne può più. Possiamo coniugare questa espressione idiomatica con tutti i soggetti, io, tu, lui, lei, noi, voi e loro. Per esempio, se io sono esausto, se ho raggiunto il limite, posso dire non ne posso più, non ne posso più. Passiamo alla prossima frase. Era una bugia così evidente che non ho potuto creder. Ci o ne? La risposta corretta è C. Era una bugia così evidente che non ho potuto crederci. C sostituisce alla bugia. Come abbiamo visto, usiamo la particella C per sostituire un complemento introdotto dalla preposizione a. Credere a qualcosa, credere a una bugia. Una cosa molto importante che possiamo vedere da questa frase è che con un verbo all'infinito la particella pronominale è stata spostata alla fine del verbo, formando un'unica parola. Frase numero 8. All'inizio può essere difficile vivere in un paese diverso dal proprio, ma dopo un po' si abitua. Ci o ne? La risposta corretta è dopo un po' ci si abitua, ci si abitua. Questa è la forma impersonale di un verbo riflessivo. Sappiamo che se vogliamo ottenere la forma impersonale di un verbo, dobbiamo usare il si impersonale più il verbo alla terza persona singolare. Per esempio, si è, si ha, si mangia, si dorme. Ma se vogliamo ottenere la forma impersonale di un verbo riflessivo, dobbiamo aggiungere ci. Ci si sveglia, ci si lava, ci si veste, ci si incontra, ci si abitua. Frase numero 9. Francesco è uscito con i vestiti leggeri, ma poi è pentito. Aveva molto freddo. Ci o ne? La risposta corretta è ne, se ne è pentito, perché abbiamo usato il verbo pronominale pentirsene, pentirsene, che significa avere un pentimento, un ripensamento per qualcosa che è stato fatto in precedenza. E ora vediamo l'ultima frase del nostro quiz, che è un breve dialogo. Ho bisogno di aiuto per il trasloco. Posso contare su di te? Certo che puoi contare. Ci o ne? La risposta corretta è ci puoi contare. Ci sostituisce un complemento introdotto dalla preposizione su e in italiano diciamo contare su qualcuno,
fare affidamento su qualcuno. E siamo arrivati alla fine del quiz. Com'è andato? Fammelo sapere nei commenti e scrivimi quali sono le frasi che hai trovato più difficili. Se l'uso di queste particelle pronominali non ti è ancora chiaro, ti consiglio nuovamente di andare a rivedere i video che ho preparato su questi argomenti. Se il video ti è stato utile e se ti piacciono le mie lezioni, ti invito a iscriverti al mio canale e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle prossime lezioni. Grazie mille per aver guardato fino alla fine. Alla prossima!